Queste sono 10 moto off-road costruite negli anni 90 che hanno attraversato decenni di fango, pietre e cadute senza mai arrendersi. Alcune portano il marchio dei colossi giapponesi, altre arrivano dalla Svezia o dallo Utah e tutte condividono una qualità rara, la capacità di sopravvivere a qualsiasi cosa gli metti davanti. Partiamo dal numero 10. Numero 10. Honda CRM 250 AR, prodotta dal 1997 al 1999. La classifica si apre con una moto che non è la più resistente del gruppo, ma che rappresenta il tentativo più audace di salvare il motore due tempi dall'estinzione. La sigla AR sta per Activated Radical Combustion, un sistema che Honda testò sulla EXP2, il prototipo piazzatosi quinto alla Granada Dakar 1995 dopo 8.000 km di deserto. La tecnologia sfrutta il calore residuo del ciclo precedente per innescare la carica successiva tramite autoaccensione molecolare, con la candela che interviene solo all'avviamento e a pieno carico. Il due tempi da 249 cm3 eroga 40 cavalli con un consumo ridotto del 27% e emissioni dimezzate. Su strada si comporta con la linearità di un quattro tempi, senza fumate blu, raggiungendo i 145 km/h. La centralina elettronica e la valvola ARC motorizzata la rendono una meraviglia di ingegneria, ma anche la meno semplice meccanicamente di questa classifica. Numero 9. Yamaha WR200R, prodotta dal 1991 al 1993. Una delle enduro più rare degli anni 90, nata quando il reparto americano di Yamaha prese un telaio da YZ125 e ci montò il motore della DT200R giapponese, due tempi monocilindrico raffreddato, a liquido da 199,7 cm3 con valvola YPVS a 3 stadi, 27,6 cavalli, a 7.000 giri e 102 kg a secco. Con lo scarico originale la potenza sembra soffocata, quasi da quattro tempi, ma uno scarico FMF e lamelle Boyeson trasformano completamente il carattere, liberando la natura aggressiva del due tempi. Soltanto 3 anni di produzione la rendono un pezzo raro, e chi ne possiede una non la lascia andare. Numero 8. Suzuki DR350, prodotta dal 1990 al 2001. Un monocilindrico, quattro tempi raffreddato ad aria e olio da 349 cm3, distribuzione monoalbero a 4 valvole, 30 cavalli a 7600, giri e 29, Newton, metro di coppia a 6200. Il sistema di raffreddamento SAX, brevettato da Suzuki, trasporta il calore lontano dalle parti interne senza il peso del raffreddamento a liquido, e proprio questa semplicità meccanica è il segreto della sua longevità. Dal 1994 arriva la versione SE con avviamento elettrico. Il cambio a 6 rapporti gestisce tutto con fluidità e la velocità massima tocca i 140 km/h. L'esperto americano Al Baker partecipò alla progettazione e la sua influenza si sente nell'ergonomia pensata per le lunghe ore fuori strada. L'unico punto debole conosciuto riguarda il perno dell'ingranaggio del contralbero, che su alcuni esemplari presenta un foro passante invece della sede a gradino, un difetto che i proprietari più esperti controllano subito dopo l'acquisto. Numero 7. Suzuki RMX 250, prodotta dal 1989 al 1998. Randy Hawkins nel 1989 vinse il titolo enduro nazionale americano in sella alla nuova RMX, confermando il dominio dell'anno precedente e dimostrando immediatamente la validità del progetto. Il due tempi monocilindrico raffreddato a liquido da 249 cm3 eroga 51 cavalli a 9.000 giri con il sistema AETC2 che regola la pulsazione dello scarico su 3 livelli. Suzuki costruì la RMX più robusta della cugina RM da motocross, con catena a O-ring, pignoni in acciaio e un pistone a 2 segmenti più durevole rispetto a quello della versione da pista. La frizione ha la pressione più leggera della categoria e il cambio a 5 rapporti offre l'innesto più fluido della classe. Un due tempi da competizione che richiede attenzione periodica, ma costruito con una filosofia di durata rara per la categoria. Numero 6. Husqvarna VR360, prodotta dal 1992 al 2002. Nata durante la proprietà Cagiva con una storia curiosa nel nome, il modello precedente si chiamava 350 ma cubava solo 260.
mentre la versione 92 arriva a 349 cm3 reali con alesaggio maggiorato e corsa allungata. Due tempi monocilindrico raffreddato a liquido, 34 cavalli a 9500 giri, telaio in acciaio con sottotelaio in alluminio, forcella rovesciata Marzocchi, ammortizzatore Sachs e freni Brembo. 103 kg a secco la rendono agile come una 250 nei cambi di direzione, con una banda di potenza talmente ampia che Cycle World nel 1992 la definì estasi su pneumatici tassellati. Numero 5. Yamaha TTR 250, prodotta dal 1999 al 2006. Monocilindrico, 4 tempi raffreddato ad aria da 249 cm3 con doppio albero a camme, 28 cavalli a 8500 giri con limitatore elettronico a 10200 per proteggere il propulsore. La presenza sia dell'avviamento elettrico che del Kickstarter garantisce che non resti mai bloccato nel bosco. E Yamaha progettò con intelligenza i tubi di sfiato del carburatore sopra l'airbox con valvole unidirezionali, un dettaglio che impedisce lo spegnimento negli attraversamenti in acqua profonda. Le sospensioni offrono 280 mm di escursione sia davanti che dietro, con regolazione completa, e il motore accetta giri su giri senza mai protestare. La TTR resta una gemma nascosta nel mondo delle enduro, con un cuore che i proprietari descrivono come inarrestabile. Numero 4. Kawasaki KLX 300R, prodotta dal 1996 al 2007. Monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido da 292 cm3 con doppio albero a camme in testa, 33 cavalli a 8500 giri e 28 Nm a 7500. Il telaio perimetrale in acciaio ad alta resistenza ospita una forcella rovesciata da 43 mm regolabile e il monoammortizzatore Unitrack, un pacchetto sospensioni che rappresenta un salto generazionale rispetto alle trail raffreddate ad aria dell'epoca. La manutenzione resta basilare, olio e gas freschi bastano per farla girare a lungo e la catena di distribuzione richiede controllo solo ogni 1 o 2 anni. Nel 2020 Kawasaki riporta in vita il modello con iniezione elettronica e avviamento elettrico e quella decisione di rimetterla in produzione dopo 13 anni di assenza dice tutto sulla validità del progetto originale. Numero 3. Kawasaki KDX 220R, prodotta dal 1997 al 2005. Due tempi monocilindrico raffreddato a liquido da 216 cm3 con il sistema KIPS che regola la fasatura dello scarico su 3 livelli, 37 cavalli a 8000 giri e 101 kg a secco. La serie KDX era in produzione dal 1983. Un percorso di 26 anni che la rese una delle moto più vendute e collaudate sul mercato, e questa longevità commerciale non si ottiene senza un'affidabilità meccanica fuori dal comune. Kawasaki la presentò in Idaho nel 1997 con i campioni Ty Davis e Larry Roeseler come guide e il rapporto divertimento per euro speso restò imbattibile per anni. Ancora oggi piloti di hard enduro dimostrano che la KDX rimane competitiva e la comunità continua a chiedere a Kawasaki di riportare in vita la linea. Numero 2. Honda XR 400R, prodotta dal 1996 al 2004. 9 compagnie di noleggio fuoristrada su 10 scelsero questa moto per la loro flotta e Honda la supportò con una garanzia di 6 mesi. Il monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria da 397 cm3 con tecnologia RFVC eroga 34 cavalli a 7000 giri e 33 Nm a 5500 con un'erogazione talmente morbida che la potenza va dritta al pneumatico posteriore senza sprechi. Dal 1996 al 2004 Honda non apportò modifiche sostanziali e 9 anni senza cambiamenti sono la prova definitiva che il progetto era giusto dalla prima versione. L'assenza di radiatori elimina il rischio di danni nelle cadute, la sella è la più comoda della categoria e lo stesso motore equipaggia anche il Quad 400X. Quando sei a centinaia di chilometri dal primo meccanico, la XR 400R è la moto su cui vuoi trovarti seduto. Numero 1. ATK 605, prodotta dalla metà degli anni 90. Una moto che la maggior parte degli europei non ha mai sentito nominare, costruita a Centerville, nello Utah, da Horst Leitner, ingegnere austriaco, ex pilota di Grand Prix e medaglia d'oro, alla 6 giorni internazionale di enduro. Il nome ATK deriva dal brevetto Anti-Tension Kettenantrieb,
un sistema per eliminare la tensione della catena e migliorare la maneggevolezza. ATK nasce nel 1985 e dal 1989 al 1995 diventa il quinto produttore fuoristrada per vendite in Nord America, un risultato straordinario per un'azienda artigianale. La 605 monta un monocilindrico 4 tempi Rotax da 598 cm3 raffreddato ad aria, 47 cavalli a 7200 giri, cambio a 5 rapporti e risposta all'acceleratore senza alcun ritardo. 10 moto unite dalla stessa ossessione per la resistenza meccanica, dalla combustione radicale della CRM 250 AR alla semplicità granitica della Honda XR 400, dal due tempi svedese della Husqvarna alla visione artigianale americana della ATK. Chi ne possiede una lo sa già, e chi la cerca sul mercato dell'usato scoprirà che i proprietari non le lasciano andare facilmente.